Mi chiamo Paolo Badano e sono il direttore dell'azienda Jenny Factory, che è un'azienda che fa parte di un gruppo di aziende ticinesi capitanate da Puschläger Group. Devo dire andare avanti, vero? Prima di parlarvi di che cosa facciamo noi alla Jenny Factory, ho cambiato la mia presentazione. Ho deciso di parlare di un qualcosa di diverso perché, a mio avviso, c'è molta confusione nel mondo della disabilità. Io vivo la disabilità da circa 23 anni, ho una paraplegia, un incidente in moto, storie molto analoghe a quelle che ho sentito fino ad oggi. Si parla, e vi devo dare una brutta notizia perché ho sentito, il claim iniziale è disabili siamo tutti, no? La realtà non è vero, non è così, non è così come vogliamo fare apparire le cose. C'è molta distanza dal mondo, io lo definisco mondo verticale, perché dopo 23 anni di sedia a rotelle credo di essermi sviluppato seduto, ormai è quasi più il tempo che ho passato seduto che in piedi, e quindi io sono il portatore di una teoria. La felicità non è data dalla stazione eretta e quindi si può essere felici anche seduti, quindi è un po' un nuovo concetto che credo di portare avanti. E oggi vi voglio parlare, nella prossima slide, per farvi capire quanto è vera la cosa che vi sto dicendo. Vi faccio vedere, quando diciamo siamo tutti inclusione, parliamo di integrazione, oggi ultimamente si dice inclusione, quanto siamo distanti invece da cosa ci vogliamo includere dal mondo verticale, no? E quanta distanza c'è tra il mondo verticale e noi. Per esempio, per dire ai nostri figli di non bere, vi faccio un esempio, no? Perché, per farvi capire meglio, per dire ai nostri figli di non bere si è usata in Italia, si è usato questa pubblicità e si dice se bevi e guidi muori, o forse no, forse peggio di morire c'è di rimanere su una sedia a rotelle. Tu puoi scegliere non bere, anche dal punto di vista iconografico, se vedete che carina che è, no? Lui davanti a una tomba con una sedia del 1500. Quindi la cosa interessante qual è? Noi ci vogliamo integrare in un mondo che spende miliardi, perché sono miliardi di dollari e euro, per integrare una persona come me, per dire che io sono uguale a voi, e poi dall'altra parte carica la sedia a rotelle di una responsabilità così grossa, perché come si fa a dire intanto io non bevevo e sono caduto lo stesso, quindi bisogna già sfatare questo mito che non è vero, non si rimane in sedia a rotelle per 1000 motivi e non solo se si beve. Ma se vediamo l'altra slide, non sono sole queste pubblicità. Io sono italiano, quindi ho preso delle pubblicità italiane, ma sono sicuro che le svizzere o le tedesche non fanno eccezione. Sbronzi alla guida, qualcuno si salva e si usa una sedia a rotelle. Entrare in bagno accompagnati, passare molto tempo in casa, muoversi solo in carrozzina, rispetta le regole della strada, eviterai regole più dure per te e gli altri. Ancora di più la sedia a rotelle. L'ultima è sul fumo, questi ci siamo sbizzarriti. Per dire di non fumare si dice guarda che il fumo ti porta alla sedia a rotelle. Voi capite che è difficile integrare una persona e tutto quello che stiamo facendo per integrare una persona con disabilità, quando poi si dice che la sedia a rotelle è una cosa così demonizzante, che porta e si carica di tante sfortune. La prossima slide. Io quando mi fanno le interviste dico sempre ai giornalisti, mi raccomando, non scriva Paolo Badano costretto su una sedia a rotelle da 23 anni, perché a voi piace, perché fa un alone intorno a un po' la disabilità e tutto quello che si diceva prima, e forse quello che voleva dire Alessia. Si carica di quello che è la mia disabilità. Io invece dico sempre Paolo Badano seduto su una sedia a rotelle da 23 anni. Dico così perché grazie alla sedia a rotelle, grazie a una tecnologia come la sedia a rotelle che io posso muovermi, perché nelle parti nel mondo dove questa sedia a rotelle, questa semplice tecnologia non c'è, la vita è completamente diversa. Io ringrazio la mia sedia a rotelle tutti i giorni che mi alzo perché grazie a quella mi permette di fare delle cose, altrimenti io farei come fa il resto del mondo.
Se vediamo l'altra slide capirete l'entità del problema. C'è un'associazione che fa una sedia che costa $20, con sedie che voi conoscete benissimo, e dice però che ne servono 100-150 milioni di pezzi nel mondo, cioè c'è una parte del mondo che odia la sedia a rotelle e c'è un'altra parte del mondo che spera di avere una sedia a rotelle, cioè un disastro veramente dal punto di vista di comunicazione enorme. Per questo vi dico io, prima di includerci in qualcosa, cerchiamo di capire in quello che ci includiamo, se veramente ci vogliamo includere in un mondo che ha un problema così grande in testa che non riesce neanche a capire che cos'è una sedia a rotelle a questo punto. Io, per farvi capire il mio punto di vista, cerco di farvi capire la tecnologia. Io parlo solo di tecnologie perché per me la sedia a rotelle è una tecnologia. Anzi, mi ha fatto piacere l'intervento di prima perché parla appunto anche, si sono resi conto adesso che gli ausili possono aiutarci a vivere meglio. Ci è voluto un po', ma passiamo avanti. E vorrei farvi vedere questo video, no? Brevissimo, che non c'entra niente con quello che facciamo noi alla Genifactory, ma parla di tecnologie, parla semplicemente di che cos'è la tecnologia, no? Voi magari sapete, ci sono delle malattie che portano a un tremore, mangiare diventa un problema enorme. Si è applicata una tecnologia, una semplice tecnologia, tra l'altro una tecnologia che è molto simile a Ingenni perché è un autobilanciante, e grazie a quel cucchiaio autobilanciante una persona diventa tra virgolette normale, autonoma, si riesce a nutrire da sola. Una tecnologia quindi ha aiutato le persone. Io dico, attenzione, noi nella disabilità abbiamo sempre sperato nella medicina ed è giusto, bisogna investire, è corretto, però attenzione perché a volte la tecnologia può arrivare prima della medicina, perché la tecnologia è possibile che non ci faccia guarire, anzi sicuro non ci farà tornare come prima, ma attenzione perché invece ci può fare vivere meglio. Io me la sono dovuta inventare una tecnologia per vivere meglio, però ci sono tecnologie tra l'altro che non bisogna neanche spendere soldi, bisogna prenderle, applicarle magari e con queste aiutare milioni di persone nel mondo. La prossima slide, ecco, è proprio questo il nostro claim, migliorare la vita con la tecnologia. Se andiamo avanti, tutti noi sappiamo, parlando di tecnologia, quanto la tecnologia va veloce. Io non riesco a stare vicino, non riesco a tenere aggiornata l'ultima foto perché mi cambiano i telefonini ogni 5 minuti. Quindi la tecnologia fa balzi enormi, ma se vi faccio vedere la prossima slide vi renderete conto che nel mondo verticale, io quelli che camminano li chiamano bipedi perché appunto camminano su due gambe, ma il mondo, esatto, se potete capire che dal 1800 a oggi, mi dite in che cosa è cambiata questo tipo di tecnologia, cioè siamo passati addirittura su vasi greci o cinesi, hanno trovato tracce già di sedie a rotelle, quindi quando parliamo dell'impianto tecnologico come sedie a rotelle, l'essere umano lo conosce da 500-1000 anni. Ma la cosa simpatica è che siamo passati da legno e paglia a carbonio titanio. Ci deve far riflettere, perché se tornasse in vita quell'omino lì, gli diremmo che stiamo andando su Marte, sulla Luna ci siamo andati 2 o 3 volte, ma se gli dovessi dire andiamo al bar a prendere un caffè, spingiamo come spingeva lui nel 1800. Quindi qualcosa, secondo me, è mancato nel mondo. E per questo dico, bisogna a volte fermarsi, fare un passo indietro prima di chiedere di cose e vedere che cos'è. Se andiamo avanti. Intanto chiedersi che cosa vuole la disabilità motoria. Per la mia esperienza vuole una cosa e una cosa sola, l'autonomia. Tutti noi sappiamo che conquistare l'economia, abbiamo esperienza, abbiamo parlato tutti dicono la stessa cosa. Noi vogliamo tornare a fare le cose in autonomia, perché questo è il vero valore aggiunto nella disabilità. Prego. La disabilità... Intanto rispetto agli anni 90 abbiamo fatto passi enormi in avanti, grazie allo sport ci facciamo vedere, non stiamo più in casa, scendiamo, vogliamo partecipare alla vita come tutti, torniamo a fare le cose che facevamo. A volte dico anche attenzione, non vediamo sempre la disabilità come, non so come dire, come la parte positiva dell'essere umano. Se uno è un cretino, probabilmente rimane un cretino anche in sedia a rotelle. La sedia a rotelle non
diciamo non migliore né peggiora l'uomo, al limite lo lascia come lo trova, cioè, lo potete vedere in questo che si lancia con la sedia a rotelle, probabilmente non era furbo neanche prima e dopo è rimasto uguale, no? Quindi se andiamo avanti vi faccio vedere, la disabilità è una cosa trasversale sulla società, no? Prende belli, poveri, ricchi, prende tutti, è veramente la cosa più democratica che esiste nella società. Tutti noi vogliamo tornare, come dicevamo prima, ad amare, e se vedete la slide dopo, vogliamo tornare a quello che per me è il vero indice di inclusione sociale, il lavoro. Noi vogliamo tornare a lavorare perché le parole non servono, i convegni non servono, il capo, se diventa il capo in sedia a rotelle, è il capo stronzo in sedia a rotelle e basta, cioè l'inclusione diventa automatica e questa è un'esperienza che vivo personalmente. Quindi noi vogliamo tornare nella società, ma come? Siamo limitati da un mezzo comunque che ha più di 200 anni, quindi il limite tecnologico, il limite di spingere gli ingegneri, perché se stiamo andando su Marte c'è la possibilità di migliorare questa tecnologia. Se andiamo avanti, la nostra risposta, ecco, per venire a noi, un breve per quello che facciamo noi, la nostra risposta tecnologica a questo gap a livello mondiale si chiama Jenny. Noi non abbiamo inventato la ruota, non abbiamo speso $1 miliardo per inventare la tecnologia autobilanciante, se vediamo l'altra slide. Noi abbiamo preso una tecnologia presente nel mondo, conosciuta, in cui il mondo verticale ha speso veramente oltre $100 milioni per svilupparla. Noi l'abbiamo presa dal mondo verticale e, la prossima slide, ne abbiamo fatto un dispositivo per la disabilità, includendo anche alcuni altri aspetti che io credo fondamentali. Un altro aspetto di inclusione sociale è il design. Tanti si dimenticano che quando si parla, se voi andate a casa, fate questo esperimento, dite ai vostri amici ho visto una bella sedia a rotelle, vedrete che vi dice cosa avete bevuto, perché siamo abituati a pensare ai prodotti per la disabilità come funzionali, non belli, e questo è di nuovo una cosa simpatica, cioè perché il bello nella disabilità o nei dispositivi medici o nei dispositivi che usano la disabilità non è mai considerato, invece è il motore del mondo. Io vi posso garantire che voi cambiate macchina spesso, non perché la macchina che prendete è più tecnologica, ma perché vi fanno credere che è più bella di quella che lasciate, punto. Io questa testimonianza ce l'ho perché mi capita spesso che mi fermano dei ragazzini, io sono stato fermato anche dai vigili a Lugano perché ero in ritardo, andavo all'AC a un evento e stavo andando con Jenny un po' velocemente, mi fermano i vigili e mi dicono scusi ma lei dove sta andando? Dico ma c'ho un po' fretta anche, sto andando all'AC, ma lei non può andare qua con questo mezzo. Dico, ma non lo sapevo, guardi, abbia pazienza, sono italiano, magari c'è una legge che non conosco. E dice, ma no, ma questo non è un mezzo per andare su questa strada. Dico, ma io, guardi, sono disabile. Ah, non l'avevo capito. E quindi questa è una sedia a rotelle. E dico, sì, questa. Ah, mi scusi, ma è interessante, ma come fa a stare in equilibrio su 2 ruote? Dico, guarda, magari glielo spiego un altro giorno, perché devo andare all'H, avere un po' fretta, no? Ma questo mi ha fatto riflettere perché tutto il discorso di inclusione che stiamo vedendo noi, a me capita molto spesso, l'anziano che mi ferma e non capisce come fa a stare in equilibrio, no? Quindi si vede prima la tecnologia, il design e poi si vede la mia disabilità. Nessuno mi ha mai chiesto, io ero all'EICMA, la fiera del ciclo e motociclo, mi fermano 2 ragazzini di 14 anni e mi dicono ma la fai provare? Dico guarda, interessante, gli dico guarda, però non posso alzarmi, ci fa ma si affittano qua in giro queste? Dico no, veramente no, però è interessante come vedere, no? Non lavorare più a scatole chiuse dove la disabilità ha un suo cassetto, la normalità ha un'altra, succedono cose, interazioni. Mai quei 2 ragazzini mi avrebbero fermato su una sedia a rotelle normale mentre spingevo per chiedermi se gliela faccio provare, anzi le storie sono verissime, quelle che ci raccontano, che non ti fermano oppure girano lo sguardo dall'altra parte perché dicono questo che gli dico, magari non sa parlare e via discorrendo. Quindi a volte il design, soprattutto se è bello, no, piace a tutti. Quindi questo è quello che facciamo noi, cerchiamo di mascherare di fatto una sedia a rotelle con il design. E andiamo avanti. E con questo integrarci,
perché grazie alla tecnologia, questo è l'inizio, non è la fine, Jenny. Cioè, noi grazie al gruppo Schlegger stiamo cercando di innovare e partendo dal Ticino portandolo in tutto il mondo. Voi avete detto che i numeri sono mostruosi, quindi questa è una buona notizia perché abbiamo molto da fare, ma noi cerchiamo appunto di innovare, cioè quindi di andare avanti. Jenny c'è stata una versione, ora ce ne sarà un'altra versione e andiamo avanti per cercare di portare una nuova tecnologia che possa permettere di riprendersi quegli spazi che prima erano assolutamente preclusi, la neve, la sabbia e via discorrendo. Andiamo avanti. E quindi concludo, ho cercato di fare più velocemente possibile perché capisco che l'ora è un po' tarda e quindi ho cercato di portare il mio contributo semplicemente per dire sono contento che si facciano anche in Ticino queste manifestazioni. Sono un po' deluso dal fatto che come in Italia questo accade spesso, è una malattia un po' che si propaga, le istituzioni e i politici tendono a arrivare per primi, andare via subito e quindi alla fine parliamo tra di noi, cose che sappiamo, nessuno impara niente e loro sono andati via, bisognerebbe poi fargli la cassetta, il CD, darglielo, perché sennò c'è il rischio. Questo purtroppo il camera mi fa segno che gli darà tutto, sarà 6 ore, li costringeremo sui ceci a guardare questa cosa, però questo è un problema grande, cioè l'ascoltare, no? Finisce che parliamo tra di noi e noi sappiamo tutti, perché quando vedo le teste che fanno così vuol dire che sapete tutto quello che ho detto, corrisponde più o meno però alla verità. Il problema è farlo capire fuori di qua e quindi io proporrei di tirargli magari la prossima volta, fingiamo e poi chiudiamo le porte, non li facciamo uscire fin tanto che non abbiamo finito tutto. No, basta, io mi fermo nella mia presentazione e va bene così. Grazie.